è interessante affrontare un argomento che può essere strettamente collegato all'impiego della dieta chetogenica proteica a scopi terapeutici. E l'argomento interessante è quello che riguarda i fattori endocrini di sterilità nella donna. Ora, non è agevole definire in maniera chiara quali siano prettamente in termini percentuali le malattie endocrine, i disturbi endocrini in grado di determinare in quale percentuale la sterilità di una donna, ma è certamente sicuro e possiamo affermare con sicurezza che solo pochissime endocrinopatie consentono il mantenimento di una normale capacità riproduttiva in una donna e anche piccole deviazioni funzionali, quali le turbe del ritmo, del flusso mestruale, deficit funzionali estrogenici e luteinici del corpo luteo, delle metrosi della recettività, turbe maggiori o minori dei rapporti interghiandolari possono considerare talvolta in elevate percentuali di casi la fertilità praticamente di una donna, e quindi i limiti della sterilità endocrina andrebbero comunque molto al di là di quelli che noi classicamente stabiliamo legato praticamente alle tube praticamente o all'asse praticamente delle turbe, soprattutto dell'asse ipotalamo ipofisi ovaio. E quindi praticamente capiamo bene che queste sterilità endocrine possono addirittura essere stati classificati come dal professor Bompiani al 49% delle possibilità di sterilità praticamente di una donna. E questo praticamente possiamo dire però che l'unica che poggia su criteri sicuri è quella praticamente in cui sia presente praticamente una anovularietà, cioè praticamente una donna non ovula più, e questo che avvenga in costantemente nel tempo. Quindi nel momento in cui noi vogliamo affrontare il problema della sterilità endocrina di una donna dobbiamo praticamente dividere due fattori: i fattori endocrini extragonadici da quelli strettamente legati alla funzione gonadica, e a loro volta i fattori extragonadici di sterilità endocrini di sterilità endogonadici vanno divisi in quelli che sono praticamente in grado di ridurre i livelli plasmatici delle gonadotropine, che sono gli ormoni prodotti dall'ipofisi che vanno a stimolare praticamente la funzionalità ovarica, che danno il ritmo diciamo di funzionalità ovarica e un andamento ciclico, e quelli invece che non alterano i livelli praticamente delle gonadotropine a livello plasmatico. E tra tutti questi diciamo che sono in grado di alterare ed abbassare, ridurre i livelli plasmatici, ricordiamo fondamentalmente la riduzione delle gonadotropine che si può avere nell'ipercortisolismo e in quello che invece è l'ipoandrogenismo, entrambi di origine surrenalica. Uno che interessa la zona fascicolata, che produce glucocorticoidi e può determinare questo ipocortisolismo praticamente surrenalico, e l'altro l'iperandrogenismo che interviene sulla zona reticolare che noi abbiamo precedentemente detto. E quindi questa funzione sembrerebbe quella della riduzione delle gonadotropine essere praticamente determinante un fattore di scarsa stimolazione delle gonadotropine, lasciando da parte i deficit congenici, le sindrome, le lesioni ipofisali di origine tumorale, granulomatosa, le amenorree praticamente psicogene, le anoressie nervose. Queste due condizioni, l'ipercortisolismo e l'iperandrogenismo, entrambi di natura surrenalica, possono determinare quelle condizioni che per noi diventano interessanti da valutare nel paziente. Diciamo subito che in realtà per fortuna non si tratta, nel caso dell'ipercortisolismo, di numerose affezioni, però noi dobbiamo distinguere quella che è una vera e propria sindrome di Cushing da quella che è un aumento dei livelli di cortisolo praticamente all'interno dell'organismo umano della donna, e in particolar modo valori elevati di cortisolo possono essere legati in alcune forme praticamente di obesità.
E dobbiamo dire che sembrerebbe proprio che il blocco della secrezione delle gonadotropine sia una conseguenza diretta dell'ipercortisolismo, e sia a livello ipofisario che ipotalamico, e perché andrebbe a determinare anche un'inibizione della produzione non solo di questi ormoni praticamente gonadotropine, ma anche praticamente del TSH e del GH. Alla stessa maniera abbiamo i due grandi gruppi dell'iperandrogenismo, quelli praticamente che hanno un effetto virilizzante ad origine surrenalica e quindi che sono legati a un'eccessiva quantità di dietroepiandrosterone e sembrerebbero praticamente così bloccare l'attività, e quindi un effetto virilizzante con blocco delle gonadotropine, e l'altro praticamente non strettamente collegato all'iperandrogenismo subrenalico di grado modesto, quindi praticamente su base disenzematica, ma sarebbe già in grado praticamente di andare a inibire la produzione delle gonadotropine. Poi dall'altra parte abbiamo le cause extragonadiche che non fanno abbassare invece i livelli plasmatici di gonadotropine, e fra tutte il più importante con notevole frequenza è l'aumento ponderale. L'aumento ponderale rappresenta quella condizione di obesità che si accompagna alla comparsa delle turbe mestruali, e queste sono generalmente di tipo, queste turbe mestruali, sotto forma di oligoamenorrea o ipoamenorrea. Talvolta possono arrivare a veri e propri quadri di anovularietà fino alla vera e propria sterilità, e alcuni addirittura autori hanno affermato che circa il 65% delle donne obese hanno turbe mestruali, e in questo caso ovviamente dobbiamo sottolineare che la cosa più importante non è intervenire praticamente somministrando ormoni, ma soltanto facendo seguire praticamente una terapia dimagrante senza aggiunta di farmaci, che invece andrebbero a interferire con la corretta funzione ovarica, e quindi talvolta è sufficiente la normalizzazione del peso per riportare tutto ad una condizione praticamente di normalità, senza stare adesso a soffermarci sui quadri praticamente di quelle che sono le turbe della funzione riproduttiva dell'obesità. Diciamo subito praticamente che soprattutto una delle turbe più frequenti che ci sia un'alterazione diencefalica, che quindi coinvolge le strutture deputate alla regolazione della secrezione degli ormoni ipofisari, cioè delle gonadotropine, e quindi ci porterebbe ad un ritardo dell'ovulazione, specialmente mancherebbe quel picco ovulatorio LH e soprattutto la riduzione dello stesso, e vedremo poi nell'ambito della valutazione delle funzioni gonadiche invece che possono determinare sterilità nella donna l'importanza della curva termica, un metodo della temperatura basale. Ora, senza soffermarci sugli altri quadri di cause praticamente che tendono a mantenere normali le gonadotropine, come l'iperprolattinemia, l'ipertiroidismo che colpisce soprattutto le donne giovani, più importante invece dell'ipotiroidismo che purtroppo siccome tende ad innescarsi in età avanzata difficilmente porta a creare il problema della sterilità nella donna. E come nell'ipertiroidismo, anche nell'ipotiroidismo si sono visti alterazioni del metabolismo periferico dell'estradiolo che viene trasformato in estriolo. Poi abbiamo praticamente le condizioni di iposurrenalismo, praticamente come nella sindrome di Addison o nell'iposurrenalismo cronico primitivo, e poi altre malattie endocrine devono essere considerate praticamente è il problema del diabete mellito. Ancora invece, guardando le cause gonadiche di sterilità, ovviamente la curva termica o metodo della temperatura basale diventa fondamentale, in quanto pur non dando come dosaggi ormonali una valutazione quantitativa della problematica, dà un'importante valutazione qualitativa, e diventa importante perché va a valutare quelle che sono le alterazioni funzionali della sfera endocrina ginecologica, e si è visto praticamente in base al comportamento dei due diversi ormoni. Gli estrogeni producono un abbassamento della temperatura corporea della donna, mentre il progesterone induce questa ipertermia, e quindi abbiamo che noi possiamo avere delle curve praticamente continue
praticamente senza ciclo ovulatorio, in assenza soprattutto di fase ipertermica, possiamo vederle quando non c'è la fase luteinica, o possiamo avere praticamente in 13ª giornata la comparsa praticamente del balzo verso l'alto praticamente della temperatura corporea, e questo metodo della temperatura basale praticamente diventa per noi soprattutto la curva termica di fondamentale importanza per dare programmazione ad ulteriori più complessi accertamenti diagnostici. Talvolta vengono praticamente sottovalutati, invece addirittura con la curva termica noi possiamo vedere la presenza di situazioni flogistiche a carico dell'apparato genitale, oppure possiamo capire bene delle condizioni di iperfunzione tiroidea, come nell'ipertermia continua accompagnata con anapolvarità in una paziente di steroidea che tende ad avere una condizione di ipertermia continua. Quindi lo studio della curva termica può guidare quindi a scegliere anche quelli che sono i giorni utili per avere un rapporto e quindi contrastare un'eventuale sterilità o infertilità praticamente della donna. Quindi dobbiamo dire che grazie alla molteplicità delle informazioni che si possono trarre dallo studio della curva termica nel campo della sterilità, dobbiamo dire che praticamente dobbiamo assolutamente metterla in campo. Soprattutto la curva termica può indirizzarci verso lo studio della funzionalità tiroidea quando si ha una condizione di ipo o una condizione di ipertermia. Poi dobbiamo ricordare soprattutto che sempre con la curva termica un allento rialzo termico dopo il processo ovulatorio ci potrebbe indicare una insufficiente stimolazione luteotropica. Ciò che assume maggiore importanza però è il monofasismo di una curva che ci fornisce un'indicazione preziosa, essendo ormai stato ammesso che la constatazione di una curva bifasica di solito indica un'avvenuta ovulazione, mentre il riscontro della curva termica monofasica, anche se non è una prova assoluta, permette di presumere con grande probabilità che il ciclo preso in esame sia anovulare. Ovviamente poi si useranno altri test come la mucografia, quello che è importante capire è che l'obesità rappresenterebbe tra le cause extragoradiche uno dei fattori fondamentali, oltre a tutte le componenti endocrine, di cui la tiroide soprattutto praticamente potrebbe essere in curve ipotermiche o curve ipertermiche essere un indicatore chiaro. Spero di aver dato così ulteriori informazioni e far capire quanto sia importante approfondire determinati argomenti e soprattutto quanti mezzi di autodiagnosi sono in mano alla paziente stessa che cerca una gravidanza che talvolta stenta a avvenire. Grazie per l'attenzione.